Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Depamide Sanofi SRL, ultimo aggiornamento, 6 dicembre 2021. Cos'ha Depamide? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Depamide durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Depamide? Depamide ha un farmaco a base del principio attivo valproimide, appartenente alla categoria degli antiepilettici e nello specifico derivati degli acidi grassi. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Depamide può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Depamide 300 mg 30 compresse gastroresistenti. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sanofi SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo valproimide. Gruppo terapeutico: antiepilettici. Forma farmaceutica: compressa gastroresistente. Indicazioni: epilessia generalizzata e focalizzata, piccolo male tipo assenza, piccolo male mioclonico, epilessia psicomotoria, turbe del carattere. Coadiuvante negli stati depressivi e nell'agitazione psicomotoria primaria o secondaria a stati tossici endogeni ed esogeni, alterazioni cerebrali senili, tossicomanie. Trattamento degli episodi di mania correlati al disturbo bipolare quando il litio ha controindicato o non tollerato. La continuazione della terapia dopo l'episodio di mania può essere presa in considerazione nei pazienti che hanno risposto alla valproimide per la mania acuta. Posologia: epilessia, turbe del carattere. Utilizzata come coadiuvante da 2 a 6 compresse rivestite al giorno, secondo prescrizione medica. Prima di iniziare la terapia con Depamide tenere presente che, se Depamide viene prescritta da sola, la posologia va aumentata per stadi successivi di 2-3 giorni, per raggiungere quella ottimale nel giro di una settimana circa. Nel caso in cui il paziente sia già in trattamento con altri farmaci psicotropi, occorre aumentare la dose di Depamide progressivamente, in modo da raggiungere quella ottimale nel giro di 2 settimane circa e contemporaneamente, se necessario, ridurre gradualmente la posologia degli psicotropi associati per portarla alla metà o anche ad 1/3 delle dosi iniziali. Depamide, per la sua forma di presentazione in compresse rivestite di 300 mg, è indicata essenzialmente nel trattamento degli adolescenti e degli adulti. Non è raccomandato nei bambini. Episodi di mania correlati al disturbo bipolare negli adulti. Il dosaggio giornaliero deve essere stabilito e controllato individualmente dal medico. La dose giornaliera iniziale raccomandata è di 750 mg. Inoltre, negli studi clinici una dose iniziale di 20 mg di valproimide / kg di peso corporeo ha mostrato anch'essa un profilo di sicurezza accettabile. Le formulazioni a rilascio prolungato possono essere somministrate 1 o 2 volte al giorno. La dose deve essere aumentata il più rapidamente possibile in modo da raggiungere la dose terapeutica più bassa con cui si ottiene l'effetto clinico desiderato. La dose giornaliera deve essere adattata alla risposta clinica per stabilire la dose minima efficace per il singolo paziente. La dose giornaliera media solitamente varia fra 1000 e 2000 mg di valproimide. I pazienti che ricevono una dose giornaliera superiore a 45 mg / kg di peso corporeo devono essere attentamente monitorati. La continuazione del trattamento negli episodi di mania correlati al disturbo bipolare deve essere stabilita su base individuale, alla dose minima efficace. Popolazione pediatrica e adolescenti. La sicurezza e l'efficacia di Depamide nel trattamento degli episodi di mania correlati al disturbo bipolare non sono state valutate nei pazienti di età inferiore ai 18 anni. Bambini e donne in età fertile. Il trattamento con valproato deve essere iniziato e supervisionato da uno specialista esperto nella gestione dell'epilessia o del disturbo bipolare. Il valproato non deve essere utilizzato nelle bambine e nelle donne in età fertile, eccetto il caso in cui gli altri trattamenti siano inefficaci o non tollerati. Valproato viene prescritto e dispensato in base al programma di prevenzione delle gravidanze con valproato, paragrafi 4, 3 e 4. Il valproato deve essere prescritto preferibilmente in monoterapia e alla dose minima efficace, se possibile nella formulazione a rilascio prolungato. La dose giornaliera deve essere suddivisa in almeno 2 dosi singole, vedere paragrafo 4, 6.
Controindicazioni. Depamide ha controindicato nelle seguenti situazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno dei suoi metaboliti o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Epatite acuta, epatite cronica, anamnesi personale o familiare di grave epatopatia, soprattutto indotta da farmaci, porfiria epatica. Emorragia in atto. Generalmente controindicato nei neonati e nei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Il valproato ha controindicato nei pazienti affetti da patologie mitocondriali causate da mutazioni nel gene nucleare che codifica per l'enzima mitocondriale polimerasi gamma, POLG, come per esempio la sindrome di Alpers-Huttenlocher, e nei bambini al di sotto dei 2 anni di età in cui si sospetta una patologia correlata al gene POLG, vedere paragrafo 4. Pazienti con disturbi noti del ciclo dell'urea, vedere paragrafo 4. Trattamento dell'epilessia in gravidanza, eccetto il caso in cui non vi siano trattamenti alternativi adeguati, vedere paragrafi 4 e 6. In donne in età fertile, eccetto in presenza dei requisiti previsti dal programma di prevenzione delle gravidanze, vedere paragrafi 4 e 6. Trattamento del disturbo bipolare in gravidanza, vedere paragrafi 4 e 6. In donne in età fertile, eccetto in presenza dei requisiti previsti dal programma di prevenzione delle gravidanze, vedere paragrafi 4 e 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze speciali. Programma di prevenzione delle gravidanze. Il valproato ha un elevato potenziale teratogeno e i bambini esposti in utero al valproato presentano un alto rischio di malformazioni congenite e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Poiché copyright il principale metabolita attivo della valpromide e l'acido valproico, possono presentarsi le stesse interazioni che si hanno con l'acido valproico o i valproati. Effetti della valpromide su altri farmaci. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere depamide durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere depamide durante la gravidanza e l'allattamento? Il valproato ha controindicato in gravidanza come trattamento per il disturbo bipolare. Il valproato ha controindicato in gravidanza come trattamento per l'epilessia, eccetto il caso in cui non vi sia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari in caso di somministrazione contemporanea con barbiturici o altri farmaci ad attività depressiva del sistema nervoso centrale. Si possono riscontrare, in alcuni soggetti, manifestazioni di astenia e sonnolenza. Le stesse manifestazioni si possono osservare dopo assunzione di bevande alcoliche. Di ciò devono essere avvertiti quei soggetti che durante il trattamento potrebbero condurre veicoli o attendere ad operazioni richiedenti integrità del grado di vigilanza. Effetti indesiderati. Con valpromide sono stati segnalati i seguenti eventi avversi. Molto comune. A 0 yen 1/10. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I segni clinici di massivo sovradosaggio acuto generalmente comprendono coma con ipotonia muscolare, iporeflessia, miosi, compromissione della funzione respiratoria, acidosi metabolica, ipotensione e collasso/shock circolatorio. La presenza di sodio nella formulazione della valpromide può portare a ipernatriemia quando assunto in overdose. I sintomi comunque possono essere variabili e attacchi epilettici sono stati segnalati in presenza di livelli plasmatici molto elevati. Sono stati segnalati casi di ipertensione intracranica collegata a edema cerebrale. Le misure da intraprendere a livello ospedaliero devono essere sintomatiche. Lavanda gastrica, che è utile fino a 10-12 ore dopo l'ingestione. Diuresi osmotica. Monitoraggio cardiaco e respiratorio. In casi molto gravi si può effettuare una dialisi o una exsanguino-trasfusione. Il naloxone è stato utilizzato con successo in un caso. In seguito a sovradosaggio massivo si sono verificati dei decessi, tuttavia la prognosi delle intossicazioni è generalmente favorevole. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiepilettici, derivati degli acidi grassi codice ATC. N03AG02. La valpromide ha uno psicofarmaco con struttura e meccanismo d'azione originali. Essa svolge, infatti, un'attività stabilizzante sulla evoluzione delle psicosi, proprietà farmacocinetiche, assorbimento. La concentrazione sierica massima di valpromide si raggiunge in media 4 ore dopo somministrazione orale e tale concentrazione diminuisce rapidamente nel sangue.
Distribuzione: Lemivita di uno dei suoi principali dati preclinici di sicurezza. Il valproato non era NA copyright mutageno nei batteri, NA copyright nel saggio del linfoma del topo in vitro e non ha indotto la riparazione del DNA nelle colture primarie di epatociti. Elenco degli eccipienti: sodio docusato, carbossimetilamido sodico, tipo A, silice colloidale anidra, talco, magnesio stearato, acido metacrilico barra etile acrilato copolimero, 1,1, sodio idrossido, trietile citrato, titanio diossido, ferro ossido giallo. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.